Siamo alla stazione Tuscolana di Roma e stiamo aspettando il regionale per Civitavecchia che in circa 50 minuti ci porterà alla fermata di Marina di Cerveteri. E siamo alla stazione di Marina di Cerveteri e adesso andiamo a Cerveteri che dista circa 7 km. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life and I won't. Siamo arrivati a Cerveteri, che era l'antica Cere degli Etruschi. Nel Medioevo si cominciò a chiamarla Cere Vetus per distinguerla da Ceres Novum, che è l'attuale Ceri, e da Ceres Vetus è derivato il toponimo Cerveteri, o Cerveteri come dicono molti. Cerveteri divenne colonia romana nel 264 a.C. Ora ci dirigiamo verso il Cimitero Nuovo, da cui parte un sentiero da cui è possibile guardare le mura etrusche. E siamo arrivati al Cimitero Nuovo e adesso proseguiamo per la stradina sulla sinistra. E dopo circa 200 metri la stradina termina e c'è il sentiero delle mura, sia a sinistra che a destra. Ora lo percorriamo a sinistra. È iniziata la parete tufacea, queste non sono ancora mura, è la parete tufacea intagliata e la parete è stata proprio lisciata verticalmente per fungere da muro protettivo. E qui inizia un trattino di mura. Sono in tufo, squadrate, e qui c'è un tratto più consistente, probabilmente perché la rupe su cui poggiano qui è più bassa e quindi l'hanno pareggiata in cima, diciamo. Guardate qui, siamo praticamente in una tagliata. È un luogo di grande suggestione. Quando si va a Cerveteri si va inevitabilmente a visitare la necropoli della Banditaccia, che per carità vale, anzi stravale la pena, mentre questo posto è praticamente sconosciuto e conviene veramente venirci a fare una passeggiata per vedere le mura, di cui qui c'è ancora una sezione, ma soprattutto per trovarsi in un ambiente unico e suggestivo. E siamo arrivati alla porta coperta. Si trattava della porta più a nord delle mura di Cere e ovviamente è costruita con lo stesso materiale con cui abbiamo visto i tratti di mura, ovvero sia tufo. Da questa porta si dipartivano strade per l'interno della regione. Ovviamente se questa porta e le mura datano dall'epoca etrusca, potrebbero risalire a un periodo fra il VI e il V secolo a.C. Stiamo salendo verso l'altra parte del pianoro e anche qui c'è un piccolo tratto di mura. È pieno di tombe
e qui non si paga il biglietto per vederle. E lì in cima si vede un altro pezzettino di muro. E questa è la cosiddetta Via degli Inferi, la via che collegava la città dei vivi alla città dei morti, cioè alla necropoli che è alle nostre spalle, la banditaccia. E vediamoci una tomba per curiosità, una delle più rappresentative. Questa si chiama Tomba delle colonne doriche per via delle fogge delle sue colonne. Una tomba molto ampia. E qui c'è un pietrone che è stato poggiato come una sorta di dolmen, vedete? Per fare da copertura all'ingresso di una tomba. E torniamo alle nostre mura. Questo dovrebbe essere l'ultimo tratto. L'antica acropoli di Cere è stata individuata nel colle dove oggi sorge il castello, che abbiamo visto appena siamo arrivati. La nostra visita alle mura etrusche di Cerveteri ha terminato. Ci vediamo alla prossima, vi saluto, ciao!